Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Rat Race Stirling Flake, facente parte della Flake Collection della Rat Race, insieme a Wallace Flake e Malcolm Flake. Le latte bianche, per capirci, da 50 grammi della Rat Race, reperibili in Italia ad un prezzo intorno ai 25 euro, euro più, euro meno. Sempre che nel momento che state guardando il video non siano aumentati ancora di più i prezzi. Tutti e tre i flake di questa serie della Rat Race sono accomunati a altri tre tabacchi della Peterson, ossia dalla rete vengono accomunati come una versione, un rifacimento di questi tabacchi. Nel caso dello Stirling Flake si pensa all'Irish Flake della Peterson, che contiene gli stessi tabacchi naturali, Virginia, Barley, Kentucky. Tra l'altro Wallace Flake l'ho già recensito e come sempre vi lascio il link nella descrizione del video. Un taglio, come si evince, Flake, che andiamo a vedere subito da più vicino, visto che una fetta intera mi è rimasta. Vedete che bel colore, abbastanza scuro con qualche puntino biondo. Agli odori devo dire che all'olfatto ha un ottimo odore. Si sentono subito delle buone note sia di Kentucky che di frutta matura, fichi, forse un po' più sotto anche frutta secca, miele. Un'umidità buona, ha resistito fino alla fine della latta senza problemi. Anche la combustione è una combustione ottimale, fumato intero o sbriciolato difficilmente si spenge. Ha una forza nicotinica da non sottovalutare, io direi da 1 a 5 stelle gli darei un 3. Si può fumare tranquillamente tutto il giorno, io l'ho fumato anche di mattina, però ecco, da non sottovalutare. Ve lo faccio vedere da sbriciolato pure, eccolo qua, con la luce artificiale risulta sempre un po' più chiaro, comunque di un bel marrone scuro. In italiano ci sono altre, ho visto 3 recensioni, ce l'ha recensito Moreno, Sgueo, Gazzetta, Simone, e Lorenzo mi pare che si chiami, un ragazzo che non fa più i video da un bel po', però mi sono usciti, mi ricordo questi 3. Poi se ce n'è qualcun altro che YouTube me l'ha messo giù in fondo alla lista, perdonatemi. Faccio compagnia con una Termosi Caravaggio, questa è stata la mia seconda pipa, l'ho pagata 30 euro mi sembra. Al gusto è stato un tabacco abbastanza particolare. Abbastanza particolare perché si evince che subito che ci sia una prevalenza di Kentucky, un po' meno Virginia, e il Barley in fondo da taglio. Le percentuali direi 50-40-10, ma la particolarità è anche che in questa fumata si sente sempre il Kentucky e Virginia che sgomitano. Per la maggior parte della fumata vince il Kentucky con i suoi tipici sapori di cuoio, pelle e legna da ardere, ma a metà fumata risale anche questo Virginia con tutta la sua paletta fra frutta matura, ma anche vegetale e frutta secca. Ci sono delle note terrose o di noci da attribuire magari al Barley o al Virginia, o più al Virginia. Dopo metà fumata risale verso la fine risale in prevalenza il Kentucky, ma secondo me in base a come si carica, come si fuma
e che tipo di pipa si ha, si possono alternare differentemente. Fatto sta che per me è stato abbastanza piacevole. Se le dovessi dare un voto da 1 a 10, io direi un 7,5 tendente all'8. È una miscela che mi sento di consigliare, penso anche che ricomprerei. Mi sento anche di dire che è adatta ai neofiti, con un poco di attenzione alla nicotina, ma è una buona miscela di tabacchi naturali che contiene tutti e tre le famiglie più grandi. Se l'avete provato e vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Siamo alla soglia o se abbiamo superato di poco i 500 iscritti, mi fa molto piacere. Se fa piacere anche a voi, facciamo una live, fatemi sapere anche questo nei commenti. E anche per oggi è tutto. Cheers, sia pagà, hasta la prossima, amigos smokers.